Occhio di lince, ciao, sono Edo Tomaz, sono un insegnante di yoga da più di 15 anni e lavoro e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Oggi lavorerò con il sistema vestibolare, per cui farò un esercizio per il sistema vestibolare, quindi gli occhi interni, e farò una posizione per le anche, quindi andiamo alla pratica. Allora, l'esercizio che farò per il sistema vestibolare è lascio il piede destro e faccio un giro su me stesso di circa, cominciamo piano piano, no? Faccio un giro di circa, vediamo, sono 45 gradi, qui mi metto il dietro, faccio, cioè carico e giro. Uso la punta dei piedi per fare il pivot, ok? 1. Faccio 2-3 volte. Sto bene? Ok. Adesso faccio a 90 gradi, per cui faccio un mezzo giro e torno indietro. E giro. Ok, fatto 3-4 volte va benissimo, per cui adesso faccio un giro, cioè un mezzo giro più un quarto, per cui devo finire guardando di là. Ok, ancora, hop, ok, va benino. Benissimo, va bene, 3 è andata bene, quindi non ho sentito nulla, per cui incremento, adesso faccio un giro intero. Ok, 1, 2, 3. Comincio a sentire qualcosina, per cui sono nel punto giusto per fermarmi. Quindi ho fatto 3, avrei potuto fare 2, avrei potuto fare 1, o ancora soltanto un quarto di giro o mezzo, per cui ognuno, ma anche tu, dovresti poi provare e vedere fino a che punto riesci a fare questo esercizio. Magari questo esercizio qua, io ne ho fatti 3, sono a posto, basta, ok? Questo è il primo, lato destro, il lato sinistro. 1, 2 e 3. Nessun problema, vado a fare mezzo giro. 1, 2, 3. Va bene, mezzo giro più un quarto. Ok, 1, opla, più o meno. Ok, benissimo. Non ho sentito niente, ero in equilibrio, quindi vado ancora avanti. Quindi faccio un giro completo. Ok, 1, 2, 3, 4. Comincio. Questo lato sono riuscito a fare uno in più. Comincio a sentire appena appena un po' girarmi la testa. Ok, quindi l'ho dato lo stimolo sul sistema vestibolare, sono a posto e quindi adesso comincio la pratica. Allora, andiamo a vedere una posizione, però prima facciamo una piccola sequenza, ok? Andiamo a fare l'Uttanasana.
piedi destro avanti, giro, relax. Dita delle mani a copa, vengo su, dall'altra parte. Uttanasana. Mi giro, relax. E vengo su in alto. Allargo le braccia, piego le gambe. Ok, Tadasana. Benissimo, adesso prendo la sedia e un telo o magari una coperta e cominciamo a fare questa posizione per l'anca. Bene, ho preso esattamente un telo e la sedia che potrebbe essere una sedia qualsiasi. Metto qui sopra la sedia perché magari qualcuno avrà bisogno, ma anch'io certe volte ho bisogno, certe volte no. Adesso farò con la gamba destra. Con la gamba destra di solito ho sempre una difficoltà con i piedi, per cui metto lì per sicurezza. Allora, non è semplicissima posizione, per cui quelli che stanno iniziando la pratica di yoga, questa posizione, magari darò esattamente una variante per poi cercare di eseguire questa posizione. Allora, metto mano destra, mano sinistra, là in cima. Dovrei avere il ginocchio vicino alle schienali della sedia, il piede destro agganciato, ok? Appoggio le mani appena appena sopra la sedia e stendo la gamba posteriore. Ok, cercando proprio di scendere molto con l'anca destra. Tolgo le mani e piano piano scendo. Spingo e vengo su. 1, 2, aspettate che devo mettere la coperta esattamente nel punto dove mi dà fastidio, sul piede. Ok, vengo su. Aggancio bene i piedi, scivolo bene con la gamba sinistra, stendo le braccia e vado. 1, 2, 3, 4. Avrei potuto fare con le mani sopra la sedia o anche qui sotto, o anche prendendo qui per avere esattamente un altro tipo di spinta. Allora, in questa maniera vado e appoggio la fronte. Mano destra, mano sinistra e vengo fuori. Ok, allora non è un esercizio facilissimo che io ho utilizzato la sedia, si può utilizzare anche la sedia con un cuscino o semplicemente un cuscino, ok? Quindi già questa posizione potrebbe essere una posizione intermedio avanzata. Adesso proviamo a vedere come va l'anca, per esempio l'anca destra. Porto su in cima, verso il ginocchio. Dovrebbe andare molto meglio rispetto a una posizione che faccio di solito. Ok, mi metto a posto, posso mettere anche la coperta sotto e da lì
Allora, questa posizione, cioè potrei mettere soltanto la gamba destra in avanti, ok? Invece di mettere sopra, e fare esattamente la stessa cosa, scendere con tronco sopra la gamba destra. Bene, allora potrei rimanere in questa posizione circa 10 respiri, tanto per contare il respiro, o stare in questa posizione finché poi dopo io non senta più di tanto un fastidio alla gamba destra, all'anca destra. In questo caso sto allungando sì il gluteo, ma tantissimo il muscolo che si chiama piriforme, ok? Bene, adesso andiamo a sinistra. Bene, la coperta lo metto esattamente sulla parte esterna perché è l'aggancio del piede che potrebbe darmi fastidio, magari una sedia con un tessuto, con tessuto o con un cuscino, non ci sarebbe esattamente questo problema. Questo qua è di ferro, quindi dà un po' di fastidio al piede. Bene, metto la mano, aggancio, e giù in basso il ginocchio sinistro. Già magari per qualcuno questa posizione non è semplice, per cui potrebbe essere anche uno sgabellino più piccolo piuttosto che la sedia. Aggancio le dita dei piedi e estendo la gamba dietro. Aggancio bene, appoggio il ginocchio, aggancio bene il piede sinistro là in avanti e estendo la gamba. Potrei appoggiare le mani accanto, in basso, come vuoi, ok? Io faccio senza le mani. 1, 2, 3, spingo bene la gamba sinistra in basso per venire in alto. 4 e 5, come l'abbiamo fatto anche con la gamba destra. E giù la testa. Sulla testa, appoggio la mano, una e l'altra e via, esco. Allora, non è semplicissima questa posizione, per cui per cominciare magari prendi una una panchina oppure un cuscino, una superficie leggermente più alta rispetto al pavimento. Ok? Adesso provo con la gamba sinistra, mi siedo e metto la sinistra sopra la destra, oppure la sinistra davanti alla destra. Sopra, aggancio e giù in basso. Molto bene. Allora, come avevo detto anche prima, la gamba sinistra potrebbe anche essere messa leggermente in avanti rispetto alla destra. Bene, allora, per quanto riguarda oggi la lezione, volevo esattamente far vedere un esercizio per l'anca e un esercizio di preparazione, per cui un neuro warm up per il sistema vestibulare, che è stato esattamente un giro su me stesso, e per cui oggi la lezione è finita.
ok? Ricordati sempre di iscriverti al mio canale, poi non ho detto anche all'inizio, però vabbè dai, adesso mi sono ricordato, iscriverti al mio canale, per cui se sei arrivato qui non c'è problema, no? Invece là, vabbè, fa niente, non c'è problema, iscriviti e schiaccia la campanellina di avviso per non perdere una lezione, poi scrivi un qualcosina, un commento, io un like, io sarò veramente contento. Lascio qui sopra le ultime 2 lezioni, magari ti sei perso, quindi lascio qui sopra i 2 link, ok? Ci vediamo lungo le strade.